Dopo un mese la nostra glicine margottata in bottiglia con acqua ha prodotto un buon numero di radici. È giunto il momento di staccarla e di posizionarla in un vaso. Procediamo a distaccarla. Ecco, adesso la posizioneremo in un vaso. Abbiamo liberato la margotta dal vaso di plastica e ora procediamo a togliere la parte terminale che non serve e anche le fronde perché sono eccessive, la pianta non riuscirebbe a mantenerle con così poche radici. Con queste radici che hanno una consistenza molto delicata, molto sottile, ho pensato di rinvasarle con un misto di materiali inerti che sono il lapillo, roccia vulcanica molto porosa di colore arancio e abbastanza pesante, argilla espansa, materiale sintetico fatto dall'uomo, poroso anche lui e abbastanza leggero di colore marrone, e poi la pomice, roccia vulcanica di colore bianco, porosa e molto leggera. Quindi con questa miscela riempiamo il vaso che ci siamo procurati, che avrà un buon drenaggio, con queste radichette molto sottili e molto delicate. Vi aiuto con questo passaggio. Le posizioniamo un po' sul fondo. Riponiamo la nostra margotta delicatamente. Questo materiale avrà anche il vantaggio di conservarla in posizione ferma, perché una delle condizioni fondamentali perché una margotta attecchisca è che stia ferma nel vaso. Diversamente qualunque movimento potrebbe contribuire a rompere le delicate radici che abbiamo ottenuto con la margotta. Questo materiale adesso, una volta ben inumidito, ben bagnato, diventerà piuttosto stabile e la nostra margotta potrà svilupparsi in un ambiente in cui ci sarà umidità, ma anche il passaggio di aria, fondamentale per il buon sviluppo delle radici. Qui vediamo un esempio di margotta posizionata in un vaso con questo materiale simile, che ha già prodotto delle radichette. Lo vediamo qui in trasparenza, che si vede lo sviluppo delle radichette e il buon germogliamento della pianta. La nostra margotta posizionata in questo vaso trasparente, potremo osservare lo sviluppo delle radici e soprattutto poi verificare se è da bagnare o se non è da bagnare, perché rimane umida. Passati qualche mese all'interno di questo materiale inerte, le radici si saranno irrobustite e la nostra margotta potrà avere due sviluppi. Uno potrebbe essere un bonsai in vaso, pre-bonsai o bonsai successivo, come vediamo in questo esempio, oppure posizionata direttamente in piena terra per formare una buona glicine ad alberello o a spalliera, a seconda del tipo di coltivazione che vogliamo adottare.